Ciao a tutte, oggi un bel progetto di cucito creativo. Oggi realizzerò lei la papera cappuccetto panettone, guardate quanto è bella, è alta, adesso poi vi dirò con esattezza quanto, all'incirca 55 centimetri. Perché si chiama cappuccetto panettone? Perché lei porterà alla nonna non la torta, ma un bel panettone. Nella descrizione del video vi posterò sempre il cartamodello gratuito. Adesso vi spiego un attimino come fare la struttura e il portapanettone non lo realizzerò oggi. Oggi ci dedichiamo soltanto alla papera e a tutto l'abbigliamento che ha questa bella paperotta. Il portapanettone, poi vedrete dove verrà posizionata lei su questo portapanettone, ve lo farò vedere la prossima settimana. Quindi intanto ci dedichiamo a tutto l'abbigliamento e alla struttura. Allora, un'altra cosa, io ho già iniziato quest'altra papera cappuccetto panettone. Perché l'ho iniziata? Perché la struttura spiegata nei minimi particolari, quindi dalla realizzazione del becco, corpo, le ali e tutte le gambette con relativa zampetta, ve l'ho fatto vedere in un tutorial che ho fatto un po' di mesi fa, spiegato nei minimi particolari. L'unica cosa che cambierà sarà la chiusura del corpo, la dimensione di tutti i pezzi e come posizionerò le gambette e le zampette, perché le zampette ho dato questa forma così, non distese ma all'insù. E adesso vi faccio vedere, infatti ancora questa non l'ho posizionata, adesso vi faccio vedere come dove va poi cucita il corpo e come creare questo effetto di zampetta all'insù, perché starà così come lei. Quindi vi dicevo, giù nella descrizione del video vi posterò il link su come si realizza la struttura, perché ripeto, in questo tutorial che vi posterò giù nella descrizione del video vi faccio vedere passo dopo passo come va realizzata ai minimi termini tutta la struttura della papera. Quindi andate, se volete realizzare anche voi la cappuccetta panettone, andate a realizzare la papera, poi tornate qui e realizzate tutto l'abbigliamento che adesso vi mostrerò, che è facilissimo da realizzare. Quindi il cartamodello che vi dovete scaricare per la struttura di questa papera lo trovate giù nella descrizione del video, così come troverete giù nella descrizione del video il link che vi porterà al tutorial su come si realizza la struttura, perché va cucita e assemblata nello stesso identico modo, anche se cambia la dimensione. Quindi il corpo, l'unica cosa che cambia è come va cucito il corpo. Questa è la sagoma di questa papera. Una volta cucito con due tessuti messi dritto con dritto, e qui deve restare completamente aperto, dovete, una volta cucito, tagliare l'eccesso, risvoltare e riempire per bene tutta la struttura. Una volta fatto, qua sotto, che è rimasto aperto, dovete fare un punto filza con ago e filo e poi stringete, così otterrete questa base circolare sotto che terrà ben accomodata la papera seduta. Invece le zampette chiaramente la dimensione è diversa. Per creare questo effetto di zampetta all'insù dovete innanzitutto, dopo aver cucito e risvoltato, riempire la zampetta con l'ovatta a fiocchi e un pochino qui sulla gambetta, poi piegatela così, in questo modo, e andate con ago e filo a cucire tutte e due insieme. Quindi prima pizzicate, prima bloccate il punto, pizzicate e bloccate il punto, pizzicate il tessuto della zampetta e il tessuto della gambetta, un pizzico su nella zampetta e un pizzico giù nella gambetta. Fate questo lavoro per tutta questa parte qui. Una volta fatto, bloccate il punto e la zampetta ve la ritroverete così, ben all'insù, facilissimo. Una volta fatta dovete lasciare libero da ovatta la parte superiore, quindi dovete lasciare 4 centimetri liberi da ovatta a fiocchi. Fate un punto di cucitura qui o a mano sotto la macchina e anche qui, e poi cucite con ago e filo la zampetta sotto il corpo in questo modo. Qui dove c'è questa piccola apertura
potete mettere anche un pochino di pannolegge e cucirlo qui sulla base, oppure mettendo un pochino di colla a caldo. Tutti gli altri pezzi andranno cuciti e assemblati come la struttura della papera, di cui, ripeto, posterò il tutorial giù nella descrizione del video. Adesso vi dico anche i materiali che ho utilizzato per fare sia quella e sia questa che ho realizzato oggi, è bellissima. Allora, quella che ho realizzato adesso, questa è lana cardata, è proprio un tessuto morbidissimo e caldo, e anche leggermente elastico, quindi usando un tessuto elastico per la struttura, così come per lei, per l'altra papera, quello però è pile ed è anche leggermente elastico solo sul lato, come questo, come questo tessuto. Se non avete la lana cardata o il pile, potete usare il micro pile, oppure potete usare anche un semplice tessuto di cotone bianco o del colore che più piace a voi, oppure il panno lench. Chiaramente usando un tessuto come il panno lench, che non è elastico, un po' elastico, e anche il cotone, l'effetto non sarà bello così pomposo, ovviamente, però sarà ugualmente bello. Per quanto riguarda invece le zampette e il becco, io ho usato il solito tessuto che utilizzo sempre quando faccio le papere. Io mi trovo bene, mi piace molto il colore e anche l'effetto che dà. Questa è maglina ed è quindi elastica. Però se non avete la maglina, usate tranquillamente anche il pile o il panno lence o un tessuto di cotone. È uguale, la stessa identica cosa. Se usate un tessuto invece elastico, usate un ago stretch. Se con un ago 80 magari vi saltano i punti o non vi trovate bene, tutto qua. Poi l'abbigliamento, lei è stata realizzata interamente con un tessuto di cotone, e anche per l'abbigliamento potete utilizzare qualsiasi materiale voi avete, dal cotone al pile, al panno lench, potete realizzarlo con qualunque tessuto. Lei è realizzata tutto in cotone, e ho fatto anche le calzamaglie, le calzamaglie, poi vi spiegherò come ho fatto, uno scaldamuscolo perché sta bene, e poi ho realizzato una piccola ruche con lo stesso tessuto con cui ho realizzato il bordino a mo' di sbiego su tutto il contorno, tranne il cappuccio della mantella. Perché? Perché questa mantella l'ho realizzata, essendo di cotone, solo con un tessuto, e poi ho voluto rifinire la parte, diciamo, ehm, il contorno con questo riporto di tessuto. Se volete potete farlo così, se anche voi utilizzerete il cotone, perché farlo col cotone in doppio viene un po' pesantuccia, e quindi ho deciso di farla così. Poi avrà la gonna a pieghe, le calzamaglie, il grembiulino e basta, e gli scaldamuscoli. Adesso realizziamo l'abbigliamento. Lei invece oggi ho deciso di realizzarla con il pile, quindi avrà un effetto diverso. Userò il pile per fare il cappuccio e la mantella, e il grembiulino lo farò sempre con il pile. La gonnellina invece con un tessuto di cotone 100%, sarà ancora più sottile rispetto a questo che è un pochino più spesso come cotone, ma andrà benissimo ugualmente, quindi sbizzarritevi con i tessuti che avete, andranno benissimo. Quindi iniziamo. Prima vi spiego come funziona il cartamodello, che sarà composto da 5 fogli. Per quanto riguarda la mantella, come andrà assemblata, quindi eccola qui. Questa è la mantella. I fogli sono chiaramente da 1 a 5. Solo su 2 fogli troverete la scritta A e B e mantella, quindi dovete unisci con B, prendete il foglio B e vi ritroverete unisci con A. Unite queste due parti, mettete lo scotch e poi ritagliate il cartamodello in doppio, quindi col tessuto messo in doppio sulla parte chiusa. Fermate con gli spilli, ritagliate, e una volta ritagliato vi ritroverete il cartamodello per intero. L'ho fatto vedere tante volte in quasi tutti i tutorial come si fa. Quindi questa è la mantella, questa qui. Adesso vado a prendere il tessuto, quindi ho detto che la mantella sarà realizzata con il pile. Questo pile è molto sottile, quindi ho deciso questa volta di realizzare la mantella in doppio con 2 tessuti. Quindi metterò dritto con dritto i 2 tessuti in pile, prendo la sagoma del mio cartamodello in questa maniera, disegno tutto il contorno della sagoma, fermo poi con gli spilli
e vado a cucire sul disegno della sagoma. L'unica parte che deve rimanere aperta sarà questa qui, la parte superiore della mantella, questa parte qui in alto. Quindi bloccate il punto, fate questa cucitura a 1 centimetro dal bordo, così, e qui vi bloccate perché qui resterà aperto sulla parte della circonferenza del collo. Cucirò a lunghezza appunto 2,5, una lunghezza normale, a 1 centimetro dal bordo. Adesso vado a togliere tutto l'eccesso del tessuto, lascio qualche millimetro di tessuto. Una volta tagliato tutto l'eccesso, vado a risvoltare da qui, tirate per bene fuori il tutto e magari stirate pure. Ecco fatto. Abbiamo già realizzato il corpo della mantella. Adesso dobbiamo fare la seguente. Stirate, tirate che il lavoro verrà sicuramente meglio. Ok, adesso andiamo a realizzare il cappuccio alla mantella. Che meraviglia, bellissima. Ok, prendiamo il cartamodello, userò sempre 2 tessuti messi dritto con dritto. La sagoma la trovate sempre in doppio. Scusate, questi sono tutti i fogli che io vado a riciclare dei miei cartamodelli. Quindi questa è la sagoma. Cosa dovete fare? Prendete un tessuto, lo piegate così in doppio, qui dove c'è la parte chiusa, appoggiate la sagoma, disegnate tutto il contorno, poi aprite e poi andate a disegnare, magari vi distanziate di 1 centimetro dal disegno della sagoma, perché dovete andare adesso a cucire proprio sul disegno della sagoma. Quindi piegato così in doppio, disegnate la sagoma, ritagliate, distanziatevi di 1 centimetro dal disegno e una volta fatto, messo i 2 tessuti dritto con dritto, andate a cucire sul disegno della sagoma e poi si toglie l'eccesso e si va a risvoltare da qui. Ho cucito, vado a togliere l'eccesso, lascio sempre qualche millimetro e vado a risvoltare da qui. Tiro per bene fuori le cuciture e adesso lo andiamo ad unire alla mantella. Okay, magari pareggiatelo, io non l'ho pareggiato sotto. Ok, prendiamo la mantella e cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere la mantella, piegarla così, piegarla così in questo modo e cercare il centro. Una volta individuato il centro, qui mettiamo un piccolo segnetto, qui c'è il segno, poi faccio la stessa cosa anche al cappuccio, mi raccomando, stirate bene e tirate per bene fuori le cuciture. Cerco il centro anche qui, metto un piccolo bacchetta e adesso vado a posizionarmi il segnetto sulla metà dell'altro pezzo, così, e vado a fermare uno spillo in questo modo e poi vado a farlo combaciare qui diciamo sull'estremità laterale, sulla parte laterale sia di qua e poi vi fermate il resto e sia di qua, così. E a questo punto dovete andare a cucire da qui a 1 centimetro dal bordo con un punto dritto.
Una volta fatto, una volta cucito, io mi vado a togliere questo eccesso qui, che altrimenti mi crea troppo spessore. E adesso andiamo a rifinire questa parte qui con un pezzettino di tessuto a mo' di sbiego, ma senza che vada tagliato in sbiego, non vi preoccupate, va bene, un semplice pezzetto di striscia. Adesso vi do anche la misura, ma se avete lo sbiego usate lo sbiego, ok. Abbiamo tolto l'eccesso qui del tessuto. Ho fatto bella morbida. Allora prendete un pezzetto di tessuto, perché poi dobbiamo andare a creare praticamente, vedete qui, dobbiamo creare la rifinitura qui tutta intorno al girocollo e i laccetti per poter annodare poi davanti e chiudere la mantellina. Quindi come misura, adesso vi dico più o meno quanto. Ma sì, lasciamola lunga. Aspettate, ne taglio un pochino, è troppo lunga. Facciamo, vi do la misura. Non ho dato la misura perché non può scaricare il cartomodello. Vabbè, vi darò le misure di tutti i pezzi della mantellina alla fine del video insieme alla struttura. Io mi sono messa a lavorare e a solito mio dimentico tutto. Allora, questa striscia di tessuto misura 41 per 4 e mezzo. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere qui la mantellina, la mettete così, prendete il tessuto. Io ho già trovato la metà della striscia, adesso cercate la metà del cappuccio, mettete un riferimento e qui appoggiate la metà della striscia così sul bordo del tessuto, in questo modo. Fermate e adesso dovete andare a cucire così sul bordo del tessuto, perché lo dobbiamo rifinire e dobbiamo creare i laccetti. Quindi prima lo fermate così fino all'attaccatura, diciamo all'inizio dell'attaccatura del cappuccio, sia da un lato che dall'altro. Così. E quello che dobbiamo fare adesso è andare a cucire la parte, diciamo, per rifinire il bordo. Aspetta, mettiamola qui, io ho il tavolo anche piccolo qui. Quindi prima dobbiamo cucire il lato del bordo del cappuccio, quindi da qui a qui, e cucite a bordo piedino, da qui a qui. Questi fili io proprio mi danno veramente fastidio. Ok, vado a cucire a bordo piedino. Allora, ho cucito da qui a qui e mi ritroverò così. Adesso cosa dovete fare? Dovete prendere e girare il bordino e rigirarlo nuovamente così e fissarlo o con gli spilli o con le mollettine. Diamo le mollettine in questo modo. E anche qui. Dopodiché dovete fare la stessa cosa anche alle due. Aspettate, cambio l'inquadratura così vedete meglio. Adesso vedete, dovete fare il giro e rigiro il tessuto in questo modo,
perché dobbiamo adesso creare i laccetti con cui poi realizzeremo il fiocco. Quindi mettete gli spilli o mollettine come viene meglio a voi, e le due estremità di questa fascia dovete rientrarla all'interno in questo modo, così. Mettiamo il set, viene meglio a me in questo modo. Dopodiché fate la stessa cosa anche all'altra estremità. Così, vedete? Fate la stessa cosa anche qui, rientrate il tessuto all'interno, chiudete, richiudete e girate e piegate così. Una volta fermato tutto con le mollettine dall'inizio alla fine, dovete cucire, toccate il punto, cucite così fino alla fine, vicino chiaramente al bordo, e la mantellina è bella che è pronta. Una volta cucito, questo sarà il risultato. Adesso prendiamo la bella papera e proviamolo. Perfetto, è bello l'effetto del pile, bellissimo. Mi piace, bellissima. È tutta un'altra cosa l'effetto bello morbido del pile, anche se col cotone è anche bella. Ok, poi questa chiaramente verrà fermata con un puntino o di cucitura o di colla. Se volete potete anche fare la ribattitura tutta intorno. Io sinceramente non lo so se la farò. Intanto me la vado a provare. Sì, bellissima, bellissima, bellissima. Ecco fatto. E poi qui metterò con un puntino di colla o cucendolo a mano, come ho fatto con lei, due bei pompon con il rosso, meravigliosa, bella. Guardate che meraviglia. Ok, adesso realizziamo la gonnellina con la pettorina, molto simile a questa qui di cui vi ho fatto il tutorial. Praticamente il modellino sarà identico a quella di gingerbread. Dopo aver incollato questi due pompon, andiamo a realizzare la gonnellina. Allora, prendo un tessuto, questo è cotone, adesso vi do anche la misura, piegato in due, è 1,20 m per un'altezza, io ho già fatto l'orlino, di 15 cm. Cosa dovete fare? Dovete fare un orlino di mezzo centimetro e mezzo centimetro sulla parte inferiore della gonnellina, poi qui solo sull'estremità fate il bordino di 1 centimetro e poi rifinite tutta questa parte lunga e una estremità con lo zig zag. Allora, dopo aver fatto lo zig zag, mi metto sotto la macchina da cucire e vado a realizzare le pieghe. Quindi prendo il tessuto e vado a formarmi queste pieghette così di, adesso vi do la misura, non per forza devono avere tutte la stessa dimensione, non vi preoccupate, è di 3 cm, 3 cm e mezzo, e passo sopra con il piedino a 1 centimetro dal bordo e mano a mano vado a fare la stessa cosa, quindi 1 centimetro dal bordo, sollevo e vado a fare nuovamente una piega di 3 centimetri, 3 centimetri e mezzo, piega, io faccio a occhio, sollevo solo il piedino, l'ago deve rimanere giù e vado a fare un'altra piega. Faccio questo lavoro fino alla fine della striscia.
adesso che ho formato tutte queste pieghe vado a provarla. Adesso, per chi invece ha usato magari la struttura del corpo in cotone, sicuramente potrebbe risultarvi un po' troppo lunga. Voi nell'eventualità che fate, dove c'è lo zig zag solo su un'estremità, sull'altro c'è il doppio orlino, sull'altra estremità corta, prendete e accorciate, perché chiaramente il volume sarà diverso. Quindi vado a provarla, potrebbe essere piccolina anche per la mia, che devo dire che la lana cardata me l'ha veramente, mh, la struttura me l'ha veramente pompata abbastanza, no, invece è perfetta. Allora qui adesso vado a fare un'altra pieghetta, questa la sovrappongo e guardate che meraviglia, è perfetta. Adesso per rifinire questa parte qui con lo zig zag prendo una striscia sempre di 4 cm e mezzo e vado a fare la stessa cosa che ho fatto qui sul mantello. Quindi mi posiziono sul dritto della gonnellina, sul lato fate una pieghetta così, rientrate all'interno il tessuto e lo andate a fissare a bordo piedino per tutta la lunghezza. Dobbiamo rifinire questa parte qui. Adesso vado sul rovescio e vado a fare una piccola piega e un'altra piega, però prima mi vado a togliere l'eccesso di questa cucitura, la porto circa 5 mm. Vado a togliere l'eccesso e vado a fare la stessa identica cosa che ho fatto per la mano. Una volta fermato tutto vado a cucire vicino al bordo il tessuto e la gonnellina sarà pronta. Prendere due tessuti o uno, vabbè stessa cosa, due tessuti messi dritto con dritto. Questi due tessuti devono misurare 6 cm e mezzo per 7 e mettete i tessuti dritto con dritto e cucite sui tre lati e lasciate l'apertura in basso, cucite a bordo piedino. Ho cucito, adesso tolgo l'eccesso del tessuto e vado a risvoltare la pettorina. Se volete potete anche fare la ribattitura, io non la farò, ma la potete fare. Adesso prendete la gonnellina, cercate la metà, qui c'è la metà, metto uno spillo, prendo la pettorina, cerco la metà e la posiziono sulla metà, così io mi trovo sul davanti della gonna, l'appoggio qui sul bordo e vado a cucire a 1 centimetro dal bordo e la fisso. Ecco fatto. L'abbiamo pure fissata, benissimo. Adesso prendiamola, prendete del nastrino per fare le cinghiette che attaccheremo alla pettorina, mamma mia quanto è bella, ago e filo, io non incollerò assolutamente, andrà a cucire, a chiudere la gonna con un bottoncino con ago e filo, quindi la vado a sovrapporre, così, e chiuderò bottoncino e filo, e qui cucirò alla pettorina 2 nastrini, oppure con lo stesso tessuto le 2 bretelle, e le metterò ad incrocio, divido qui, prendo ago, filo e bottoncino e mi vado a fissare la gonnellina.
meraviglia, adesso facciamo le calzamaglie, che bella e meravigliosa. Aspettate, taglio questi fili. Andiamo a fare le calzamaglie, gli scaldamuscoli e poi decoratela come piace di più a voi. È meravigliosa questa papera, sono due papere stupende. Adesso vado a realizzare il grembiule, lo stavo dimenticando. Il grembiule sarà rosso, sarà con lo stesso tessuto del mantello, quindi il pile, solo un tessuto, a cui metterò sul bordo del pizzo sangallo che adesso andrò ad arricciare. Potete arricciarlo con un punto fissa, potete scegliere l'altezza che volete del vostro pizzo, se volete mettere anche voi il pizzo sangallo, potete mettere qualsiasi tipo di bordura, una serpentina, un qualsiasi tipo di passamagneria, questo a gusto vostro. Adesso io mi vado ad arricciare eh, il pizzo sangallo e lo andrò a cucire qui sul bordo. Quindi prendo più o meno questa misura, prendiamo un pochino di più, lo taglio e me lo vado ad arricciare sotto la macchina da cucire. Io devo cambiare la spallina anche sotto, perché c'è la spallina rossa. Mettiamo la bianca. Ok, allora vado ad allungare il punto, lo metto a 5, attenzione, la metto a 8 e vado ad arricciare facendo un piccolo orlino che chiaramente qui non è rifinito. Lascio un po' di filo in più all'inizio e anche alla fine, quello mi servirà per arricciare ulteriormente o allentare la ricciatura. Una volta arricciato, sistematevi la ricciatura, magari arricciate di più se la striscia è troppo lunga oppure la accorciate. Scendo di 1 centimetro e mi vado a posizionare il volantino così qui sul bordo, perché adesso me lo vado a cucire. Vado a prendere intanto la misura, se è troppo lungo lo taglio proprio della misura del grembiule. Aspettate che lo sistemo. Ok, la mia striscia è troppo lunga, quindi io adesso me la vado ad accorciare un po', un bel po', meglio un po' lunga che troppo precisa. Un bel giro, bordo superiore di 1,5 cm, perché poi qui andrò a rifinire con una striscia di tessuto e farò anche i laccetti per allacciare il grembiulino. Questo me lo vado adesso a fissare. Sarà bello frufru questo grembiulino. Adesso bella cappuccetta questa papera, bella come l'altra. Ok, devo lasciare un centimetro libero sulla parte superiore, quindi taglio questo eccesso, vado a formare una doppia piega, taglio ancora perché è lungo, doppio giro e adesso ci siamo. Un pochino. Ok, benissimo. Adesso mi vado a fissare con un punto di cucitura sotto la macchina tutto questo bel pizzo sulla stessa cucitura dove io ho arricciato.
una spillina anche qui, cucire. Adesso prendiamo, ok, qui una piccola penza, così piegate a metà e fate mezzo centimetro di cucitura in questo modo. Potete farla anche con ago e filo a mano, vedete, create questa pieghetta. Benissimo, ok. Adesso vado a prendere un pezzo di tessuto, una bella striscia di tessuto a mo' di sbiego, così come abbiamo fatto per rifinire la gonnellina e la mantella, perché dobbiamo metterla qui in modo tale che possiamo allacciarla fino a dietro. Prendete una striscia sempre che misura 4 cm, 4 cm e mezzo. Qui dove c'è la penza vado ad appoggiare la mia striscia e vado a fare la stessa cosa che ho fatto per la gonnellina e per la rifinitura del cappuccio della mantella. Quindi vado sotto la macchina da cucire, mi posiziono 1 centimetro dal bordo e blocco. E adesso vado a fare, vedete, la stessa cosa che ho fatto prima. Innanzitutto mi tolgo questo eccesso del tessuto pile. Ok, questo tessuto di cotone sfilaccia tantissimo. E poi piego, ripiego e vado a chiudere. È anche lunga 1 metro, al limite fate una cosa, casomai tagliatela, che io voglio fare un bel fiocco dietro, anche se avrà la mantella, la papera si potrà svestire, nel senso che potrete togliere il cappuccio, potete, se volete, togliere la gonnellina, e così si vedrà, magari se volete esporla senza il cappuccio, togliete il cappuccio, quindi voglio comunque che dietro ci sia un bel fiocco, quindi scegliete voi a questo punto la lunghezza, io la lascio da 1 metro, ma potete farla anche più corta, Ora, al solito io qui non metterò nulla, rientro all'interno 1 centimetro, piego, ripiego e vado a fare la stessa cosa che ho fatto prima, vado a creare i laccetti anche a questo grembiulino. Beh, effettivamente è troppo lunga. Aspettate, fatemela provare, va. Vediamo, beh sì. No, no, io la lascio così ragazzi, mi piace lunga. Voi, anziché 1 metro, fatela anche da 80, mi verrà preciso preciso. Vado a cucire e ci vediamo dopo. Ecco fatto, ho fatto le cinghette, questo è il grembiulino, ben rifinito. Volevo applicare qualcosa qui. Come la mia papera è country, io adesso prendo un pezzetto di tessuto, ne taglio proprio un quadrato, se volete farlo fatelo anche voi, e vado a crearmi un piccolo cuore così molto rustico e lo lascerò sfrangiato. Allora, aspettate un attimo. Magari voi fatelo direttamente su un pezzo di carta prima. Ecco fatto. Lo voglio andare a cucire qui, però prima di cucirlo io lo vado a sfrangiare facendo una piccola prima cucitura con un punto dritto su tutto il contorno e poi lo vado a sfrangiare. Anche il portapanettone sarà country come stile, ma lo potete realizzare per renderlo molto più elegante anche col velluto. Questo la prossima settimana sarà bellissimo ragazzi, anche il portapanettone. Ok, adesso che ho fatto questa cucitura me la vado a sfrangiare il cuoricino. Ecco fatto. Vabbè, io continuo, dopodiché
lo vado a cucire qui sulla metà, mi piace molto di più. Allora, io sono andata a cucire soltanto qua alle due estremità perché ho come se avesse una taschina. Ok, adesso togliamo questi fili e mettiamo anche il grembiulino, glielo proviamo e glielo lasciamo pure perché adesso dobbiamo andare a realizzare le calzamaglie e gli scaldamuscoli e poi vabbè le varie decorazioni, quelle a gusto vostro. Che meraviglia ragazzi, bellissima anche lei, un bel fioccone da fare dietro, noi abbondiamo con i tessuti, un bel fiocco, ecco fatto, teniamolo bene. Ok, benissimo, più che bene direi, che meraviglia, bella lei, Cappuccetta, che porterà il panettone alla nonna, non la torta. Va bene ragazzi, adesso benissimo, andiamo a realizzare, vi faccio vedere come ho fatto le calzamaglie. Aspettate che meraviglia che è, vedo l'ora che è finita, vedo l'ora che sia finita, benissimo, che bella, 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 bella Cappuccetta. Ok, adesso tessuto. Allora, per realizzare il caldamuscoli, l'ho già fatto vedere nel tutorial di Nanà la paperotta, che ho utilizzato un collante da bimba in cotone ovviamente e ho ritagliato praticamente, adesso vi dico quanto, ho preso un bel pezzo che misura, ancora è così a mo' di tubolare, usate un tessuto elastico, quello che avete andrà benissimo. Questo misura 23 per 8,5, però non andrà tutto su una gambetta, lo devo dividere in due parti. Quindi cosa faccio? Dato che è elastico, se io lo metto così troppo grande, io questo lo vado a dividere in due parti, quindi 8,5, 4 e qualcosa, me lo vado a cercare la metà e vado a tagliare qui sulla metà questo tessuto e mi ritroverò così, va bene? Due pezzi per due gambette. Adesso portate il tessuto sul dritto e piegatelo dritto con dritto e cucite a 1 centimetro dal bordo, sia qui e poi risvoltate. Adesso risvoltate. E vi ritroverete così. A questo punto, cucitura dietro, andrà dietro, entrate così all'interno la metà di questo tubolare, così la parte quella bella la teniamo su e questa non, diciamo, non rifinita la mettiamo qui giù, quindi allargate, entratelo nella zampetta, fatelo passare attraverso la zampa e sistemate lo scaldamuscolo. Questo magari lo mettete all'interno, la parte diciamo non bella rifinita, tanto qui poi ci andrà. Comunque ne potete mettere del nastrino, fare come ho fatto io qui, ho messo una striscia di tessuto a mo' di ruche, potete nascondere anche con del tulle e poi sbuffate così. Guardate che carina, lo scaldamuscolo è pronto. Adesso vado a fare questo anche qui e facciamo le calzamaglie sempre con lo stesso materiale, quindi se avete a casa della maglina, se avete del tessuto comunque elastico, potete farlo anche col pile o altrimenti lo fate in tessuto non elastico, però lì dovete aumentare le misure perché chiaramente non essendo elastico non potrà entrare in questa bella base tutta tonda e bella piena. Allora, adesso io vado a prendere un pezzo di questa calza. Allora,
tagliate un pezzo. Adesso vi do la misura, intanto io lo vado ad aprire. E mi ritroverò con questo bel pezzo di tessuto bello elastico. Ok, scegliete la parte più elastica. Allora, questo tessuto che ho tagliato misura 37 per 17, ma poi si allargherà, ok? Quindi adesso mettetelo dritto con dritto, fermate qui, e anche qui tenetelo fermo, qui, e anche qui. Qui dove è aperto sarà la parte che io metterò, diciamo, sul punto vita, che non c'è perché è una palla praticamente. Sulla parte in basso io vado a creare sulla metà, a me mi dà 17, quindi faccio 8 e mezzo, metto un segnetto, salgo di 8 centimetri e creo questa linea retta, questa qui. Adesso vi dovete distanziare di 3 centimetri e mezzo e 3 centimetri e mezzo e create anche a mano libera, non siate così precise che non ce ne sarà bisogno, e create questa linea qui e vi ritroverete così. Adesso vedete questa linea, dovete andare a cucire qui sul disegno fatto prendendo le misure, e poi chiudete a 1 centimetro dal bordo, bloccando il punto sia all'inizio che alla fine, le due estremità, sia di qua che di qua. Ho cucito il cavallo, ho cucito le due estremità e i due laterali. Adesso qui dove c'è la linea, questa verticale, io vado a fare un taglio e poi vado a tagliare anche qui senza ovviamente toccare l'angolo della cucitura. Così tolgo questo eccesso, tolgo quest'altro eccesso intorno al cavallo e tolgo anche questo. Qui che è chiusa, adesso io lo vado ad aprire facendo un piccolo taglietto così vicino vicino. Qui c'entreranno le gambette. Adesso potete anche rifinire tutto con lo zig zag, cosa che farò assolutamente io, e poi si va a risvoltare. Quindi vado a rifinire adesso qui e qui intorno a cavallo e poi porto sul dritto. Mi tolgo anche questo eccesso qui e abbiamo realizzato le calzamaglie col tessuto della calzamaglia. Un'idea originale da mettere alle nostre belle paperotte, ma se volete anche le bamboline. Allora, dopo aver rifinito, portate sul dritto, controllate bene che tutto sia a posto. Ok, prendete la vostra papera e andiamo a provare la calzamaglia. Sembra piccola, ma non lo è. Allargate la gambetta della calzamaglia e inseritela alla papera. Poi ago e filo, se volete fare come ho fatto io. Qui, vedete? Io ho cucito la calzamaglia al corpo col filo da ricamo e su invece no, perché avevo preso sulla parte della calzamaglia con l'elastico, quindi non ce n'è bisogno, è elastica, quindi vedete voi, potete anche fare un punto fizza con l'ago da ricamo, così come andrò adesso a fare io qui alle gambette. Prima la indosso, che amore, amoruccio, vedete non c'è l'elastico, quindi chiaramente necessita adesso di punto fizza. Le gambette qui, questa parte qui là rientrate un pochino così all'interno, ago e filo da ricamo e fate un punto fizza. Io lo farò con il filo rosso, ovviamente che sta benissimo, c'è il contrasto e a me piace molto, benissimo. Questa cosa farò qui sul punto vita, che amore. Come questa mantellina tutta rossa non mi va di realizzarla,
ho ritagliato 3 cuoricini uguali a mano libera e farò la stessa cosa che ho fatto qui per il grembiulino. Andrò prima a fare una cucitura a 5 mm dal bordo su tutto il contorno, poi vado a sfilacciare, dopodiché così a occhio, senza prendere misure, vado a posizionare i 3 cuori, uno al centro del dietro della mantellina e 2 sui laterali, così. Altrimenti fatelo direttamente, cucitelo e poi sfrangiate così a mano libera, magari con una pinzetta. Allora non farò così, così mi sbrigo e il lavoro verrà lo stesso fatto bene. Metto 2 spillini e vado a fare questa cucitura. Sì, mi piace così tantissimo. Poi ho preso 2 tessuti, 2 strisce di tessuto, ma adesso questo a gusto vostro, potete decorare tutto il contorno delle zampette anche con del velluto, con un nastrino. Io la voglio rendere molto country, quindi ho ritagliato questa striscia di tessuto il doppio della circonferenza della zampetta, quindi un po' più del doppio, quindi 12-24, ho ritagliato una striscia lunga 30 cm per 3,5. Ho fatto 2 cuciture parallele, ho sfilacciato i 2 laterali e poi ho arricciato. Potete fare questa ricciatura o sotto la macchina da cucire, come vi ho fatto vedere prima quando ho arricciato il pizzo sangallo, oppure con un punto pizza. Ho arricciato sulla metà, ho creato questa ruche, vedete ancora sfilaccia qui, e dopodiché andrò a incollare con dei puntini di colla qui la ruche e poi metterò ulteriori fiocchettini con lo spago, con un nastrino, adesso vediamo. E niente, adesso mi vado a bloccare questi 3 cuoricini perché così mi fa letteralmente impazzire diciamo, la mantellina della mia bella papera cappuccetto panettone. Quindi io continuo e vi faccio vedere dopo il risultato. Questo è spuntato, questo spillo buttiamolo, il risultato finale verrà veramente bella bella bella. Ok, ecco qui, ho finito, ho messo dei fiocchettini in velluto rosso qui ho attaccato anche questa rouge, qui ho chiuso praticamente sempre con un filo di cotone da ricamo che è resistente. Qui vi avevo fatto vedere che avevo realizzato questo piccolo taschino, qui ho messo l'etichetta con la scritta handmade a mo' di taschino pure sulla pettorina, qui ho messo la scritta cappuccetta panettone, perché martedì vi farò il tutorial del porta panettone di cappuccetto rosso, meravigliosa, è meravigliosa anche questa, bella la gonnellina tutta pomposa, sbizzarritevi nel decorarla a vostro gusto, è bella bella bella. Adesso vi faccio vedere quanto è bello anche il mantello con queste applicazioni cucite e poi sfilacciate qui sul bordo. Questi 3 cuoricini rendono questo cappuccetto ancora più particolare. Adesso ve lo andiamo ad indossare, meraviglioso, guardate, meraviglioso, bellissimo, bellissimo progetto, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto supportatemi con un cuoricino, una condivisione e se vi fa piacere anche un commento. Facciamo un bel fiocchettino ed eccola qui in tutto il suo splendore, cappuccetta panettone. Il porta panettone sarà bellissimo, bellissimo e particolare, poi vedrete. Quindi io vi aspetto martedì, eccola qui, martedì, che meraviglia, martedì spero nel tardo pomeriggio di potervi pubblicare il tutorial. 2 belle cappuccetto, cappuccetto rosso, bellissima, bellissima. L'effetto della lana cardata è stupendo, stupendo, bellissima. Sono veramente soddisfatta anche di questa bella cappuccetta che io adoro. Spero anche voi. Adesso do le misure di tutti i pezzi che serviranno a realizzare la bella paperotta cappuccetta. Allora, la zampetta misura 29 cm, 6,5, la gambetta 4,5, la mantella, eccola qui, il girocollo misura 13 cm il doppio, chiaramente perché questa va tagliata in doppio, quindi 26 cm il girocollo di circonferenza. Poi l'altezza è di quasi 21 cm, questa parte qui 22 cm. Poi il grembiulino misura 9 cm per 10, stondate la parte in basso e realizzate il grembiulino. Seguite il procedimento del video tutorial.
questo è il cappuccio, sempre messo in doppio, misura 19,5 per 13, quindi 26. Le ali misurano 20 cm e mezzo, la parte più grande 12, quella più piccola 6. La gonna e la pettorina vi ho già dato le misure nel video tutorial. Il becco misura 6 cm e mezzo di altezza per 7 e mezzo. La parte inferiore del becco misura 5 cm per 4 e mezzo. Corpo, quindi la testa da becco a testa misura 10 cm e mezzo. L'altezza è di 29 cm, questa parte misura 18 cm, la parte più larga. Do anche la misura finita della papera, dovrebbe essere 51 cm se non ricordo male. Quindi togliamo il cappuccio, io non lo fisso, lo lascio così com'è perché mi piace così, ma potete anche bloccarlo con un puntino di colla o con un punto di cucitura a mano. Qui la sua altezza è di 51 cm, una bella paperotta. Ricordo a chi non è ancora iscritto, se vi piace quello che realizzo iscrivetevi, l'iscrizione è gratuita. Guardate che carine che sono tutte e due le sorelline, sono meravigliose, le adoro, io adoro le papere ragazze, le amo proprio, le amo. Mi raccomando, supportatemi, condivisione e un commento che a me fa sempre piacere. Vi ricordo che vi aspetto anche nel mio gruppo di cucito su Facebook, che è aperto per dare la possibilità a voi che realizzate i vostri lavori guardando i miei tutorial di poterli pubblicare anche lì, e a noi fa sempre piacere vedervi, vedere i vostri lavori, quindi mi raccomando supportatemi, così potrà continuare a fare tutti questi bei lavori. Noi vi aspettiamo, perché ci saranno anche loro se non vanno via prima. Vi aspettiamo martedì, spero di poter pubblicare il tutorial del porta panettone di cappuccetto rosso. Ciao a tutte e grazie, ciao!